Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione dei permessi per quanto riguarda i gruppi utenti. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a completare la fase di login e nello specifico ci concentreremo sulla conferma della registrazione. Quindi in fase di login, se l'utente deve confermare la sua registrazione, gli verranno chiesti i token ricevuti per email e per SMS per il completamento della registrazione. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e apriamo il file che gestisce il login per la parte pubblica e come prima modifica andiamo a togliere la funzione MD5 alla nostra password, quindi al recupero della password. L'MD5 in realtà l'avevamo utilizzato a inizio percorso, se vi ricordate, perché avevamo criptato la password in MD5, perfetto. Poi andiamo a selezionare con la select utenti, ci selezioniamo l'username e il random salt dalla tabella utenti privata, where username è uguale all'username che stiamo postando. Quindi andiamo a verificare che l'username che stiamo postando non sia già stato inserito nella tabella utenti privata, quindi gli utenti che non necessitano di una conferma di registrazione. Perfetto, quindi result utenti sarà uguale a MySQL query di connessione, select utenti e poi ci ricaviamo il risultato, quindi row utenti sarà uguale a MySQL fetch array di result utenti. Perfetto. Poi dobbiamo allo stesso modo controllare che l'username non sia presente invece all'interno della tabella register attempt. Quindi faremo una select attempt che sarà uguale a select username, quindi senza il random salt, from register attempt where username è uguale a username. Perfetto, eseguiamo la query, quindi result attempt sarà uguale a MySQL query di connessione virgola dollarino select attempt e ci ricaviamo il risultato, quindi row attempt sarà uguale a MySQL fetch array di result attempt. Qua è result attempt. Perfetto. E come primo controllo nella nostra if gli diciamo if not row utenti, quindi se non trova un utente con quello username all'interno della tabella, scusate, utenti privata e non lo trova, quindi not row di attempt e neanche nella tabella register attempt, gli diciamo errore username non presente nei nostri sistemi. Quindi sostanzialmente come primo controllo andiamo a verificare che l'username che stiamo postando sia presente in almeno una delle due tabelle che abbiamo definito per la registrazione dei nostri utenti. E quindi se è settato l'alert, questa funzione, vi ricordo, era quella che ci bloccava il pulsante e ci inseriva i tentativi di login falliti. Perfetto. E per il momento, per non bloccarci il pulsante, la commentiamo
E poi l'header location, qua, qua stavamo passando ancora la stringa al posto dell'id di pagina, quindi ci spostiamo in login e lo modifichiamo con 3 provvisoriamente. Poi andremo a fare la query e ricavare anche l'id di pagina. Perfetto, quindi salviamo, inoltriamo la nostra richiesta e come vedete il sistema ci dà errore username non presente nei nostri sistemi. L'abbiamo passato vuoto. Ora vediamo gli utenti che abbiamo definito. Allora, per quanto riguarda gli utenti già verificati, abbiamo Mario Rossi e in register attempt abbiamo Alessio Baudi. Quindi li passiamo, per esempio, Mario Rossi, e come vedete lui, senza neanche considerare la password perché non l'abbiamo impostato in questo momento, ci va a loggare all'interno del nostro CMS. Perfetto. Ora, come step successivo, quindi se l'utente invece è presente in almeno una delle due tabelle, quindi else, gli diciamo if row attempt quindi ha trovato che l'username è presente nella tabella register attempt, andiamo a selezionare l'utente dalla tabella register attempt e gli diciamo cell attempt sarà uguale a select id utente from register attempt where username è uguale a username e poi le aggiungiamo and password è uguale alla password che stiamo postando. E in questo caso non andiamo a criptarla prima di eseguire la query perché nella nostra tabella register attempt la password l'abbiamo lasciata provvisoriamente in chiaro. Quindi eseguiamo la query. Res attempt sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $cell attempt e gli diciamo if not MySQL fetch array di res attempt, quindi se non trova dei risultati gli diciamo session alert uguale a errore username e o password errati e poi ci aggiungiamo per distinguerli attempt per il momento. Altrimenti siamo nel caso dell'utente trovato nella tabella utenti privata, eseguiamo la query sulla tabella utenti privata e gli diciamo select id utente from utenti privata where username è uguale a username and password è uguale a password. Eseguiamo la query, quindi MySQL query di connessione
$sell utenti, e allo stesso modo gli diciamo if not MySQL fetch array di res utenti. Quindi se anche in questo caso non trova dei dati, session alert, errore, username e o password errati, e li scriviamo privata, quindi utenti salvati nella tabella privata, in modo da distinguere gli errori e capire se stiamo procedendo nel modo corretto. E prima di eseguire ovviamente la nostra query dobbiamo convertire la password e gli diremo password uguale ad hash SHA-512 di password, e lì concateniamo row utenti al campo random salt. Quindi il random salt che stiamo recuperando con la prima query. Salviamo, inseriamo l'username Alessio Baudi, anzi sì, inseriamo l'username Alessio Baudi, e siamo nel caso della tabella register attempt, inoltriamo con password vuota, e come vedete al rientro ci dà errore, username o password errati, attempt. Inseriamo Mario Rossi, che è l'unico utente invece salvato all'interno della cartella utenti privata, e al rientro ci dà errore, username o password errati, privata. Quindi sta considerando giustamente il risultato della tabella utenti privata. Eccolo qua, Mario Rossi. Bene, ora tentiamo il login. Quindi Mario Rossi, e la password dovrebbe essere Mario con la M grande 1 2 3 cancelletto, se non ricordo male. Effettuiamo il login e come vedete siamo arrivati all'interno dell'area privata. Ora specifichiamo Alessio Baudi, inseriamo la password provvisoria che gli abbiamo assegnato, quindi questa qua, effettuiamo il login e come vedete anche Alessio Baudi è all'interno dell'area privata. Ora, siccome Alessio Baudi invece risiede all'interno della cartella register attempt, al login dovremo, quindi qua sotto andiamo un attimino a capo, perfetto, siamo qua, quindi abbiamo superato i controlli, siamo all'interno di questo else, dovremmo dirgli che gli utenti che fanno parte della register attempt debbano confermare la registrazione, altrimenti quindi gli altri utenti possono invece procedere con l'accesso all'area privata. Quindi vediamo cosa succede. Stampiamo a video qua conferma registrazione, e quindi ci loghiamo prima con Alessio Baudi, la password non è questa, giustamente. Inseriamo la password, effettuiamo il login e come vedete la pagina ci dice conferma registrazione, perché giustamente Alessio Baudi deve confermare la sua registrazione. Invece Mario Rossi, quindi Mario Rossi, Mario 1 2 3 cancelletto,
avrà l'accesso diretto all'area privata. Bene, quindi dicevamo che dobbiamo effettuare il modulo per la conferma della registrazione e quindi faremo una nuova pagina dove verranno chiesti l'immissione dei codici di verifica e procederemo a spostare l'utente dalla tabella Register Attempt alla tabella Utenti privata. Quindi ci spostiamo nel nostro CMS. Sezione Front-End e definiamo innanzitutto un nuovo script. Il file lo chiamiamo content conferma registrazione.php, descrizione content inserimento token email e sms per il completamento della registrazione. Perfetto. Poi ci spostiamo in gestione pagine e definiamo la pagina. Quindi la pagina avrà come layout stile CSS, titolo della pagina conferma registrazione, ID alfanumerico conferma registrazione, descrizione pagina per la conferma della registrazione nell'area privata e poi definiamo i suoi contenuti. Quindi come primo contenuto avrà header, script header PHP posizione 1, menu top posizione 2, poi ci fa il content file script content conferma registrazione posizione 3, il navbar menu area riservata posizione 4 e per finire il footer file script footer.php posizione 5. Perfetto, quindi abbiamo definito la nostra pagina, non la inseriremo ovviamente come link, ci recuperiamo l'identificativo alfanumerico e nel nostro file ci recuperiamo l'id pagina che ci servono. Quindi ci serve l'id per la pagina di login e l'id per la pagina di conferma registrazione. Quindi faremo una cell l'id login, quindi l'id pagina per il login, quindi faremo select id pagina from pagine pubblica where identificativo alfanumerico è uguale a login, eseguiamo la query, quindi MySQL query di connessione virgola dollarino cell id login e ci ricaviamo il dato. Quindi MySQL fetch array di res id login. Bene, e quindi innanzitutto allora questo lo possiamo anche decommentare e quindi dicevamo qua al posto dell'id che abbiamo messo di default gli aggiungiamo row id login al campo id pagina. Perfetto, e ora invece recuperiamo
l'identificativo della pagina per la conferma della registrazione, quindi id conferma, e qua ci va conferma registrazione. Perfetto. E quindi qua faremo un header location index php pagina uguale id conferma al campo di pagina. Bene, ora creiamo un nuovo file e lo salviamo in pubblica pagine come content conferma registrazione. Perfetto. Quindi rieseguiamo il login di Alessio Baudi, inseriamo la sua password, effettuiamo il login e come vedete siamo arrivati alla pagina per la conferma della registrazione. Bene, qua ora dobbiamo inserire il form per richiedere all'utente il token ricevuto per SMS e per email, e poi aggiungeremo ovviamente il tasto per confermare la registrazione. Quindi ci spostiamo nel nostro editor, apriamo il file content login o registrati uguale, facciamo il content registrati, ci ricopiamo il form con la tabella e ovviamente la modifichiamo, e quindi qua il form le richieste le reindirizzerà a conferma registrazione. Lasciamo la colonna per gli errori, il primo campo gli richiediamo il token email, campo obbligatorio, quindi qua sarà token email, size 10 e al recupero ci stampiamo quindi token email. Perfetto, e poi definiamo un nuovo rigo per il token SMS, quindi tutta questa parte qua ovviamente la cancelliamo, quindi qua ci andrà token SMS e token SMS. Poi qua ci scriviamo campi obbligatori e la input la chiamiamo conferma registrazione. Perfetto. Ora, visto che ci siamo, ci recuperiamo anche i dati, quindi facciamo partire la sessione e recuperiamo i dati. Quindi facciamo partire la sessione, ci recuperiamo i dati, quindi qua andrà token email è uguale a token email e token SMS uguale a token SMS. Perfetto, quindi salviamo, creiamo un nuovo file che lo salviamo in pubblica funzioni come conferma registrazione.php
Ci recuperiamo i dati, quindi token email sarà uguale a $_post token email token sms sarà uguale a post di token sms. Visto che ci siamo, inoltriamo anche la pagina, quindi content register lo chiudiamo. Qua come campo hidden, quindi all'interno del td ci aggiungiamo e inoltriamo l'id della pagina. Quindi input type hidden value echo $_get pagina e name le diciamo pagina return. Bene, quindi dicevamo recuperiamo anche l'id della pagina, che sarà uguale a post di pagina return eseguiamo i controlli e come primo controllo andiamo a verificare che i dati siano stati specificati, quindi if $token email è uguale a stringa vuota, session alert sarà uguale a errore, inserire il token email. Else if token sms è uguale a stringa vuota session alert, inserire il token sms, e per il momento effettuiamo questi due controlli e gli diciamo if insert $_session alert salviamo i dati in sessione, quindi token email sarà uguale a token email token sms sarà uguale a token sms e gli diciamo header location index.php pagina uguale e qua ci va pagina return. Punto e virgola exit. È perfetto, e qua prima dell'index ci va lo slash, vi ricordo, altrimenti andrà ad aggiungere ulteriori parametri al nostro URL. Bene, e poi ovviamente dobbiamo all'inizio del nostro file far partire la sessione, quindi con session start. Perfetto, direi che ci siamo per il momento, quindi salviamo, premiamo F5. Bene, ci ha aggiunto il nostro form, poi magari andremo a modificare come sempre la grafica insomma del nostro form, inoltriamo la nostra richiesta e come vedete qua ci dà errore inserire il token email. Ora specifichiamo il testo e ci chiede ovviamente di inserire il token ricevuto per SMS. Bene,
Quindi come primi due controlli ci siamo. Ora testiamo il recupero anche del token, sì. Quindi abbiamo verificato che non siano vuoti. Poi dobbiamo andare a controllare che i codici di verifica ovviamente corrispondano. Quindi dovremo in realtà alla pagina per la conferma della registrazione passare almeno l'id utente per poter effettuare la query e ricavare i token associati a quell'utente e confrontarli con quelli postati tramite il form. Quindi in verifica login con la prima query sulla select attempt non ci recuperiamo l'username, ma ci recuperiamo l'id utente dalla tabella register attempt e lo salviamo in sessione all'interno dell'if row attempt. Quindi se siamo nel caso in cui l'utente deve confermare la registrazione, quindi session la chiamiamo id attempt sarà uguale a row utenti, no, row attempt, scusate, al campo id utente. Perfetto, qua salviamo e in conferma registrazione recuperiamo l'id utente che sarà uguale a session id attempt, ci ricaviamo i token, quindi sell token che sarà uguale a select token email virgola e token sms from register attempt where id utente è uguale, e qua ovviamente ci va id utente. Eseguiamo la query, quindi MySQL query di connessione virgola $sell token e ricaviamo i dati. Quindi row token sarà uguale a MySQL fetch array di res token. Bene, ora dobbiamo anche includere ovviamente la connessione, quindi includeremo il nostro file, perfetto. E come controlli, quindi prima verifichiamo il token email che non sia vuoto e poi else if token email è diverso da row token al campo token email, allora gli diremo errore, il token email inserito non corrisponde al token a lei inviato. Bene, poi controlla che il token SMS sia stato specificato e come ultimo controllo che il token SMS sia uguale a row di token al campo token SMS. Perfetto, quindi salviamo, rieseguiamo la procedura dall'inizio perché dobbiamo in verifica login salvare in sessione l'id dell'utente e quindi ci riloghiamo con Alessio Baudi, inseriamo la sua password
Perfetto, siamo arrivati in conferma registrazione. Ora in realtà in conferma registrazione nel caso di errore al rientro qua col session unset andiamo poi a cancellare la sessione con l'id dell'utente, e quindi adesso vi faccio vedere al primo errore. Quindi adesso gli passiamo il token email ed sms compilato in modo che vada a eseguire la query nel database, e come vedete qua ci dà errore, il token email inserito non corrisponde al token a lei inviato. Ora al secondo tentativo di conferma la pagina rimane bianca perché ovviamente quel session unset ci va a cancellare la sessione dell'id utente, e ovviamente poi la nostra query, quindi la query che viene fatta qua, la stampiamo a video, quindi la query che si ricava i token, vedete non riceve più l'id. Questo perché il session unset, come vi avevo detto nelle precedenti video guide, anzi in una precedente video guida dove abbiamo modificato il recupero delle nostre variabili, ci va ovviamente a cancellare tutte le sessioni salvate. Quindi in realtà qua o andiamo a modificare la nostra funzione e il recupero delle variabili e il salvataggio anche delle variabili in sessione, come abbiamo fatto per l'area privata, oppure semplicemente per il momento ci limitiamo a fare un unset di session token email e un unset di token sms, in modo che ci mantenga in sessione invece quella con l'id utente. Quindi rieseguiamo nuovamente la procedura, quindi Alessio Baudi, reinseriamo nuovamente la password, passiamo del testo e come vedete ora, nonostante io continui a confermare la registrazione, ovviamente la sessione rimane sempre attiva, quella con l'id utente, e ovviamente la pagina non ci dà più errore. Bene, quindi dicevamo va giustamente a considerare il token email. Ora lo inseriamo giusto, inserire il token sms, glielo specifichiamo sbagliato, e poi va giustamente a verificare che il token email inserito qua non abbiamo modificato in sms. Bene, ok, il token sms inserito non corrisponde al token a lei inviato. Perfetto, quindi fa giustamente poi il controllo per ultimo sul token sms. Bene, quindi abbiamo superato i nostri controlli, e quindi se ovviamente supera i controlli dobbiamo, come abbiamo detto nella precedente video guida, spostare i dati dalla tabella register attempt alla tabella utenti privata. Quindi faremo una cell utente che sarà uguale a select stellina from register attempt where id utente, che è uguale a id utente. Perfetto, eseguiamo la query, quindi MySQL query di connessione virgola dollarino cell utente, e gli diciamo if row utente
è uguale a MySQL fetch array di res utente ora andiamo un attimino a capo. Perfetto, e quindi se trova dei dati spostiamo l'utente dalla tabella register attempt alla tabella utenti privata. Quindi apriamo la funzione che abbiamo definito in permessi utente, quindi funzioni inserisce utente, definiamo la stringa, ci ricaviamo il random salt e generiamo la password. Quindi la password utilizziamo quella provvisoria che le è stata inviata ovviamente per email, e quindi qua non ci andrà password ma ci andrà row utente al campo password e poi li concateniamo il random salt. Bene, e poi effettuiamo l'inserimento di dati, quindi insert into utenti privata, e quindi qua ci va row utente al campo nome, row utente al campo cognome, username, email, cellulare, poi andiamo a capo, FK gruppo, password, perfetto, e random salt, quello che abbiamo appena definito. E poi per ultimo gli diciamo if MySQL query di connessione insert e se l'inserimento va a buon fine andiamo a cancellare l'utente dalla tabella register attempt, quindi delete register attempt where id utente è uguale a id utente. Eseguiamo la query, cancelliamo la sessione con l'id attempt e facciamo un header location slash index.php pagina uguale, e qua ci dobbiamo concatenare l'id della pagina di login. Quindi come abbiamo fatto in verifica login, ci selezioniamo la query per ricavare l'id pagina partendo dall'identificativo alfanumerico, lo inseriamo anche qua prima dell'header location, e quindi qua ci andrà row id login al campo id pagina. Perfetto.
Quindi salviamo, riseguiamo dall'inizio la procedura, quindi Alessio Baudi, inseriamo nuovamente la sua password, inseriamo il token email, il token SMS e confermiamo la registrazione. Come vedete siamo tornati alla pagina di login, ora ci spostiamo in PHP MyAdmin, aggiorniamo la tabella Register Attempt e come vedete non ha più l'utente Alessio Baudi, ci spostiamo nella tabella utenti privata. Bene, e come vedete ora Alessio Baudi è un utente effettivo del nostro CMS. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida porteremo avanti questa sezione, completeremo la fase di login e verificheremo che l'utente al primo accesso aggiorni la sua password.